Oggi è il 1° maggio e festeggiamo la festa del lavoro e dei lavoratori. È una cosa che nel mondo antico non si sarebbe mai fatta. I romani avevano una parola per indicare il momento del non lavoro, l'otium contrapposto al necotium, al non ozio. L'ozio era la parola positiva, mentre per noi il momento del non lavoro, la vacanza, è una parola sostanzialmente negativa, almeno dal punto di vista etimologico, perché è il tempo vuoto. Per i romani l'ozio invece era il tempo pieno, quello che aveva il principale valore per una vita, perché era il momento che uno poteva dedicare alla cultura, alla lettura, agli incontri. Forse si potrebbe dire che è stato il cristianesimo con l'idea dell'ora et labora a dare un valore importante al lavoro, ma a dire la verità la società di tipo aristocratico, la società dell'Ancien Régime, che è arrivata fino alla Rivoluzione francese, considerava il lavoro come una specie di schiavitù. Basterebbe leggere le critiche degli illuministi, di scrittori come Goldoni per esempio, o come Parini al Giovine Signore, per capire le deformità di una società che considerava il lavoro come qualcosa di vergognoso. Dover lavorare per potersi mantenere era considerato quasi una vergogna, appunto, quasi una malattia. Ecco, bisogna aspettare il momento della rivoluzione industriale, dell'illuminismo, della nascita di una nuova cultura ottocentesca, perché il lavoro diventi non solamente un peso, ma acquisti un valore importante nella definizione dell'individuo. E già comincia questo processo appunto nella seconda metà del Settecento. In fondo Robinson Crusoe è il modello di un uomo che sa costruire la propria realtà con le proprie mani e che attraverso il lavoro quotidiano, il duro lavoro quotidiano, forma il proprio mondo e forma anche se stesso. In questo senso, appunto, acquistano rilievo anche acquista rilievo la consapevolezza dei lavoratori dei propri diritti. E se noi festeggiamo il 1° maggio è proprio perché il 1° maggio del 1866 viene stabilito a Chicago un orario finalmente umano per il lavoro, un orario di 8 ore. È un momento storico ed è un momento che si ripete in un altro 1° maggio, il 1° maggio dell'anno successivo, quando questa norma finalmente entra in vigore con una grandissima manifestazione che ha migliaia di partecipanti. Bisogna aspettare 20 anni perché i sindacati chiedano l'estensione della norma a tutti gli Stati Uniti, ponendo come scadenza un altro 1° maggio. E da quel 1° maggio ai giorni successivi poi si scateneranno anche delle violenze, degli scontri tra lavoratori anarchici e polizia che segneranno la memoria storica degli Stati Uniti. Ma è certo che proprio per questo motivo il 1° maggio diventa una data simbolica che viene ripresa in Europa e via via si estende a tutto il mondo, mentre forse anche per questi ricordi tragici gli Stati Uniti preferiscono affidarsi come Labor Day alla data invece che viene dal Canada, cioè il primo lunedì di settembre. Questa conquista è una conquista che si colloca in un periodo difficilissimo per i lavoratori, nel senso che abbiamo tra 8 e 900 un grande afflusso negli Stati Uniti di emigranti, una grande crisi in Italia, per esempio, della società legata alle dinamiche post-unitarie e anche ad un'industrializzazione che lascia molta gente paradossalmente senza lavoro. È una crisi che verrà come dire, che ispirerà molti artisti, molti pittori, pensiamo a Pelizza da Volpedo, ed è appunto con grande soddisfazione che colgo anche l'occasione per annunciare questa splendida mostra che si terrà, che si aprirà
all'inizio dell'anno prossimo qui a New York, al CIMA, al Center for Italian and Modern Art, che avrà come titolo Staging Injustice, Italian Art 1880-1917, e che sarà dedicata proprio all'incrocio tra le nuove culture pittoriche, per esempio quella del divisionismo, e il tema della giustizia sociale, il tema delle lotte operaie, il tema anche dell'emigrazione. Questo tema stranamente viene colto dall'Italia prima ancora che dagli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti bisognerà aspettare la Grande Depressione per trovare delle rappresentazioni di quel tipo, e a quel punto non sarà più solo la pittura, ma sarà anche il cinema a dar voce a questo mondo. Oggi io credo che se dovessimo pensare a un autore che rende il lavoro davvero dignitoso, davvero essenziale nella forma dell'esistenza umana, dovremmo in primo luogo pensare a un autore collettivo, e cioè a coloro che hanno scritto la Costituzione della Repubblica Italiana, e che come principio fondamentale hanno scritto l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. E poi, se dovessimo, come dire, illustrare, illuminare i motivi di questa scelta, i motivi di questo principio, forse potremo come dire, affidarci a Primo Levi e alle cose bellissime che Primo Levi scrive nella Chiave a stella, e che cito appunto per brevi estratti. Scrive Primo Levi: se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra, ma questa è una verità che non molti conoscono. E ancora, il termine libertà ha notoriamente molti sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile, più goduto soggettivamente e più utile al consorzio umano coincide con l'essere competenti nel proprio lavoro e quindi nel provare piacere a svolgerlo. Ecco, io direi che questo è veramente fondamentale, ma direi anche che questo dà a tutti una grandissima responsabilità. Non soltanto dobbiamo amare il nostro lavoro, ma dobbiamo aiutare tutti quelli che lavorano con noi ad amarlo. Buon 1° maggio.